Regoli per la presa. L'opposizione del pollice rispetto alle altre dita è un meccanismo fondamentale per la presa di tutti i giorni. Tra l'altro è uno dei meccanismi che distingue la nostra specie dalle altre specie animali. Per questo è un esercizio, il riconoscimento di regole, che non poteva mancare all'interno della nostra videoguida. Posizionamento e presa. Paziente e terapista si trovano seduti di fronte a un tavolino. La mano sinistra del paziente verrà messa di taglio, in modo tale che avremo l'opportunità di poter far affacciare il polpastrello del pollice con il polpastrello di tutte le altre dita. A questo punto il terapista sarà in grado di poter posizionare il regolo tra le dita che sono in gioco nell'esercizio. Primo livello di calibrazione. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attrezzatura, abbiamo bisogno semplicemente di regoli scolastici. Sono utilizzati in genere nelle scuole per imparare a contare, quindi reperibili facilmente in qualsiasi cartoleria. Per il primo livello di calibrazione la richiesta sarà molto semplice, infatti richiederemo al nostro paziente di riconoscere se all'interno della presa tra le dita in questione ci sarà il regolo oppure no. Quindi devi riconoscere se tra le due dita ti metto il regolo oppure ti riporto le dita a contatto tra di loro. Allora, pronto? Pronto. Sì. Benissimo, c'è il regolo. Allora, in questo caso io ho utilizzato un regolo di media lunghezza, quindi un 5. Ancora un'altra volta. Via. Ora? No. Molto bene. È importante che ogni volta che eseguiamo una nuova richiesta partiamo sempre con le dita a contatto tra di loro, in modo che il paziente possa misurare dall'inizio il movimento. Ancora un'altra volta. Via. Sì. Esattamente. Un'altra questione importante è per i pazienti che abbiano una sensibilità tattile ridotta. In questo caso, quando il paziente non è in grado di percepire la presenza o meno del regolo, abbiamo l'opportunità di eseguire una pressione leggermente maggiore tra i due polpastrelli per facilitare la percezione. Secondo livello di calibrazione. In questo secondo livello utilizzeremo tre regoli diversi, in questo caso l'1, il 3 e il 5. Attenzione. Via. 1. Molto bene. Ritorniamo a contatto con i polpastrelli. 3. Attenzione, ti faccio sentire il 3. Se fosse stato il 3, sarebbe stato così. Era il 5. Era il 5, esattamente. Terzo livello di calibrazione. Rimane chiaro che in tutti gli esercizi, quando è necessario, è utile fare un ripasso delle grandezze che sono in gioco durante l'esercizio, quindi far sentire quanto è l'1, quanto è il 3 e quanto è il 5. Ora, in questo terzo livello di calibrazione, quello che faremo sarà semplicemente mettere in gioco anche le altre dita,
Quindi non solo la pinza tra pollice e indice, ma anche tra pollice medio, anulare e mignolo. Pronto? Allora, adesso passiamo al medio. 5, Molto bene. Sempre con il medio. 3, Esattamente. Passiamo all'anulare. Noi durante l'esecuzione dell'esercizio cerchiamo di dividere in parti uguali il tempo per il coinvolgimento di ciascun dito. Passiamo all'anulare. Per raggiungere le dita sottostanti dovremo effettuare questo movimento di rotazione del pollice. Attenzione, ti faccio sentire il 3. Cerchiamo di controllare con la nostra mano le altre dita affinché non si chiudano durante la presa. Se fosse stato il 3 sarebbe stato così. era il 5, Era il 5, esattamente. Infine vediamo il mignolo. Attenzione. E via. Ecco. 5, Molto bene, bravo. Quarto livello di calibrazione. Via via, andando avanti, potremo aumentare il numero dei regoli in gioco fino a utilizzarli tutti, dall'1 al 10. E in questo quarto livello la richiesta che faremo sarà anche quella di individuare quali dita vengono utilizzate all'interno della pinza. Quindi mi devi dire non solo che regolo hai tra le dita, ma anche che dito sto utilizzando. Va bene? Pronto? E via. è il 5, È il 5, bravissimo. Quali dita stiamo utilizzando? pollice anulare, Pollice e anulare. Bene, ancora un altro, eh? Attenzione. cinque, Sempre il 5. pollice anulare, Questa volta però il dito non è giusto. Ti faccio sentire come sarebbe con l'anulare, eh? Questo è il 5 con l'anulare. era il mignolo, Era il mignolo. Molto bene, bravo. Quinto livello di calibrazione. Finalmente possiamo aggiungere nel nostro esercizio la richiesta dell'anticipazione. Quindi adesso dovrai scegliere tu quale dito vorrai che io utilizzi e quale regolo vuoi sentire. il 3 tra pollice e mignolo, Il 3 tra pollice e mignolo. Benissimo. Attenzione. no, è il 2 tra pollice e mignolo,
e il 2 tra pollice e mignolo. Molto bene. Fai un'altra scelta. Il 5 tra pollice e indice. Il 5 tra pollice e indice. Molto bene. Sì, corretto. Allora, ti faccio sentire come sarebbe stato il 5 tra il pollice e l'indice. Lascia morbido. Questo è il 5 tra pollice e indice. Era il 5 tra pollice e medio. Era il 5 tra pollice e medio. Molto bene. Sesto livello di calibrazione. Cominciamo con il confronto con la mano destra. Adesso sei tu a scegliere che regolo vuoi sentire, ma sulla mano destra. Poi dovrai capire se io a sinistra ti ho messo lo stesso regolo oppure no. Scegli anche le dita che vuoi sentire. Il 10 tra pollice e medio. Il 10 tra pollice e medio. Noi facciamo sentire sicuramente quello che il nostro paziente ci ha chiesto. Ora ti do il tempo per prepararti a sentire la stessa cosa qui a sinistra. Ci sei? Sì. Sì, è lo stesso. Attenzione, ti faccio sentire come sarebbero stati uguali, eh? Senti bene il movimento. Ok, mi sai dire quello che era prima, allora secondo te? Il 9? No, era l'8. Allora, in questo caso il nostro paziente ha commesso due errori. Vedete, al primo errore gli ho fatto sentire quello che mi ha detto. Al secondo errore non è il caso di andare troppo avanti con i riconoscimenti e quindi gli possiamo dire direttamente la soluzione.